Ciao cari appassionati di BMW, benvenuti in questo video dove vi illustrerò come cambiare il termostato alla vostra macchina il più velocemente possibile. Allora, intanto vi elenco i sintomi per cui si riconosce un termostato da cambiare. Praticamente la macchina fatica ad entrare in temperatura. Voi ritroverete la temperatura del motore che non sale o ci mette tanto tempo a salire. Eccola qua. Eventualmente, quando farete una discesa o quando userete parecchio freno motore, diciamo una discesa di 500 metri, 1 chilometro, vedrete la temperatura scende da metà verso il blu. Allora vuol dire che abbiamo un termostato sempre aperto, un problema che si vede molto comunemente soprattutto d'inverno, quando le temperature sono più basse. Passiamo al dunque. Innanzitutto avremo la necessità di rimuovere questo coperchio di protezione del motore e anche questo inferiore. Procediamo alla rimozione. Avremo una vite qui, 2, 3, 4 e 5. Nel mio caso qui non ho una vite perché ho rimosso la valvola EGR del tutto. E qui avremo 2 pistoncini da rimuovere con delle pinzette. Una volta rimossi tutti i coperchi, questo è il vano motore come ci si presenta. Andremo a cercare il nostro termostato, che è esattamente questo pezzo qui. A seconda ovviamente del vario modello di macchina che avete, se è un benzina, se è un diesel, avrete un termostato forse leggermente differente, anche a seconda della cilindrata, ma in sé si trova in questa zona qui. E so anche che in alcune BMW abbiamo un sensore della temperatura che andrà a essere disconnesso. In questo caso non abbiamo sensore di temperatura, quindi procederemo al passaggio successivo, ossia il drenaggio del liquido refrigerante, che si effettua per mezzo di una vite sotto al radiatore. Una volta sotto la macchina andiamo a liberarci del paramotore in plastica che si aggancia al paraurti, ossia questo paramotore qui, che è retto da 2 viti laterali per ogni lato e 3 viti in basso. Ci muniamo poi di una coppa per raccogliere tutto il liquido. Io in questo caso sono un poveraccio, non vado al meccanico, spero che questa mi basti. E andremo a svitare questa vite qui con un cacciavite. E una volta svitata, subito ci spostiamo il nostro recipiente per raccogliere il liquido. Dopo una decina di minuti di tempo che abbiamo dato al radiatore per svuotare tutto il suo contenuto, andiamo a richiudere col tappo o lasciamo aperto, è indifferente, e ci spostiamo sul termostato in sé. Andiamo ad aprire queste fascettine, le allentiamo, per poi estrarre i tubi. Sarà il primo passaggio, perché dobbiamo liberarci di questo e di questo. Quindi prendiamo un cacciavite, ci aiutiamo e sfiliamo le fascette meccaniche. Sganciando il primo tubo comunque mi sono accorto che, essendo comunque qui parte dell'EGR, essendo un diesel, questo è un tubo rigido, è in plastica e non riusciremo a sganciarlo perché è attaccato. Quindi cercheremo prima di tutto di staccare il tubo in gomma in sé, flessibile, e ora ci muniamo di una chiave Torx da 8 e andremo a svitare queste 4 viti, 1, 2, 3 e 4. Ed ecco qui il pezzo che è stato appena rimosso. Come possiamo vedere,
la guarnizione fa davvero schifo, è in condizioni pietose. Meno male che non ci ha abbandonato per strada, però il termostato in sé era rimasto perennemente aperto proprio per il fatto che si è rotto l'alloggiamento in plastica. Infatti, prendendo di confronto il termostato nuovo, c'è un abisso di differenza. E adesso non resta altro che rimontare il nostro termostato nuovo, seguendo i passaggi che abbiamo usato per smontarlo, ma all'inverso. Godetevi il video. E nulla, cari amici, ecco il nostro nuovo termostato, appena sistemato, sigillato tutto quanto, chiuso anche qui il supporto, che alla fine ho dovuto rimuovere dato che era troppo dura questa plastica e non riuscivo se no a rimuovere il vecchio termostato, avvitato indietro il manicotto e nulla, adesso ci resta solamente che ripienare il liquido refrigerante e eseguire uno spurgo, ma questo non lo tratterò in questo video. Grazie mille per la vostra attenzione. Se avete problemi scrivete in privato o in chat, cercherò di esservi d'aiuto. Alla prossima!